Ciao a tutti, bentornati nel nostro meraviglioso mondo sommerso, sono Sharin. Siamo tornati con le nostre seguitissime guide. Nello specifico, oggi vogliamo parlarvi del metodo berlinese, il sistema di gestione principe per le nostre vasche, che più di qualsiasi altra cosa ha rivoluzionato l'acquariofilia marina. Tutto questo, come sempre, dopo la sigla. Prima di procedere, una comunicazione importante. Questo video è stato realizzato in collaborazione con il mitico Simone, che ci ha messo a disposizione la sua splendida vasca per le riprese che vedrete oggi. Ci ha donato anche alcuni consigli sulla gestione che non mancheremo di lasciarvi alla fine del video. Fate un salto sul suo canale Simo Riff, i risultati parlano da sé, si nota subito che oltre ad essere una persona gentilissima è un acquariofilo di grande esperienza, da cui non si può fare altro che imparare. Entriamo nel vivo del nostro viaggio, è ora di parlare di berlinese e vorremmo iniziare dalla storia. Facciamo un salto indietro nel tempo e arriviamo direttamente negli anni 50. In questi anni i Walt Disney Studios regalavano il sogno di un bel principe azzurro proiettando nelle sale il celebre film Cenerentola. E in Italia il cielo si tingeva di blu grazie a Domenico Modugno che intonava le parole di una famosissima canzone che ci scriverete nei commenti. Entriamo nella casa di uno di quei rari appassionati che già allora si cimentava nella gestione di una vasca d'acqua salata. Ciò che vedremmo, per come siamo abituati a vedere gli acquari oggi, non potrebbe che lasciarci delusi. Una vasca spoglia, nuda e semibuia, arredata con anfore, scheletri di coralli morti e le immancabili bollicine di pietra porosa. Che tristezza! A popolare la vasca nient'altro che pochi pesci, molto probabilmente tristi e scontenti di vivere in un ambiente così diverso da quello che si ricordavano dalla loro infanzia sommersa, e qualche corallo molle super resistente. Di SPS e LPS neanche l'ombra. Ma perché questa situazione così desolante? Beh, il problema a quei tempi era la gestione. La prassi per gli acquariofili era semplicemente prendere tutte le ormai collaudate conoscenze in fatto di acquariofilia dolce e trapiantarle su una vasca marina, con risultati a dir poco discutibili. Naturalmente, oggi lo sappiamo molto bene, un acquario marino ha esigenze assolutamente diverse dai cugini di acqua dolce, ma allora ancora non si sapeva. In particolare, all'epoca, il problema che più mandava in crisi gli acquariofili marini era la completa assenza di piante in grado di assorbire i prodotti finali del ciclo dell'azoto, portando questi ultimi ad accumularsi inesorabilmente e rendendo quindi impossibile la vita per gli organismi appena un poco esigenti. La svolta che tutti aspettavano si presentò all'inizio degli anni 70 e non stiamo parlando dei pantaloni a zampa d'elefante. In quegli anni, a Berlino, la comunità acquariofila era molto attiva e ci volle poco perché alcuni iniziassero a rendersi conto che, proprio per le differenze intrinseche rispetto all'acqua dolce, per gli acquari marini era necessario adottare un approccio completamente diverso e mai tentato prima, che mirasse principalmente a ridurre gli inquinanti, ricreando così condizioni il più simili possibile a quelle presenti in natura. L'idea fondamentale fu quella di sostituire all'onnipresente filtro biologico, in grado sì di degradare gli inquinanti, ma con una conseguente produzione di nitrati e fosfati, qualcosa che fosse invece in grado di eliminarli completamente. Funzionò! E da lì a pochi anni, grazie a continue sperimentazioni ed aggiustamenti, venne messo a punto un protocollo storicamente diventato famoso come metodo berlinese, che ha permesso, e tuttora permette, di allevare splendidi animali in condizioni del tutto simili a quelle delle barriere coralline. Si può quasi dire che questo sistema rappresenti la base dell'acquariofilia marina moderna e se oggi possiamo ammirare delle vasche stupende come quella di Simo, il merito è tutto degli amici acquariofili di Berlino di allora. Grazie amici! Fatte queste premesse, in cosa consiste questo protocollo? Il tutto è basato sostanzialmente su 6 punti: schiumatoio, rocce vive, forte illuminazione, forte movimento, carbone attivo, reintegro dei minerali consumati. Vediamoli più nel dettaglio.
Lo schiumatoio, grande invenzione appunto degli anni 60, fu una vera e propria rivoluzione. Oggi ci verrebbe da ridere a vedere quei miseri schiumatoi di allora, abituati come siamo ai mostri delle nostre vasche. Erano dotati solo di pietra porosa per la creazione delle bolle ed ovviamente estremamente inefficienti. Ma per i tempi si trattava di qualcosa di incredibile perché era il primo sistema che permetteva effettivamente di estrarre fisicamente le sostanze di scarto dall'acqua, anziché di degradarle semplicemente, portando al solito accumulo di nitrati e fosfati. Oggi lo skimmer rappresenta ancora il cuore del sistema di filtraggio di quasi ogni acquario marino che si rispetti, anche se vi sono alcuni detrattori che ne sconsigliano caldamente l'uso, etichettandolo come un sistema non naturale. Ecco, non vogliamo discutere ora di queste obiezioni, che in alcuni rari casi possono essere anche sensate. Ci teniamo però a ricordare a tutti quanti che l'idea alla base dell'invenzione dello schiumatoio era semplicemente quella di replicare l'effetto che si crea quando le onde del mare si infrangono sulle battigie, creando la schiuma. Da questo punto di vista lo skimmer si può considerare uno dei componenti più naturali delle nostre vasche. Il secondo punto fondamentale è la filtrazione biologica. L'idea, al tempo, fu quella di eliminare il classico filtro esterno o sottosabbia, con orrore degli acquariofili più conservatori, per sostituirlo con le rocce vive, ovvero rocce prelevate direttamente dalle barriere coralline, in grado di ricreare un ambiente molto più naturale, ma soprattutto, grazie alla loro struttura estremamente porosa, capaci di ospitare batteri in grado di chiudere completamente il ciclo dell'azoto, portando quindi, in combinazione con lo schiumatoio, alla completa eliminazione del fastidioso problema dell'accumulo di nitrati. Se volete più informazioni sul ciclo dell'azoto e sul ruolo delle rocce vive, abbiamo fatto un video al riguardo. Ciò che è importante sapere è che il metodo berlinese prevede di utilizzarne circa 1 chilo ogni 5 litri d'acqua, una quantità da non sottovalutare visto anche il loro costo. Andiamo avanti, terzo punto, forte illuminazione. Ci si rese conto molto presto che ai coralli serviva luce per crescere, molta più luce che per qualsiasi altra pianta e, allo stesso tempo, un'illuminazione più forte era in grado di aiutare e stimolare l'attività biologica dei batteri presenti sulle rocce vive, portando di fatto ad un maggior smaltimento degli inquinanti. Purtroppo ci si accorse ben presto che i classici neon T8 non erano più sufficienti e si iniziarono ad utilizzare quindi le potenti lampade HQI, che per prime hanno consentito di allevare con successo una delle categorie di coralli più difficili in assoluto, da sempre sogno di ogni acquariofilo marino, i bellissimi e coloratissimi SPS. Successivamente le lampade HQI estremamente energivore sono state sostituite negli anni da soluzioni più efficienti, come i neon ad alta efficienza IT5 e le moderne, bellissime e costosissime plafoniere LED che vediamo oggi in commercio. Purtroppo non è possibile dare un'indicazione precisa sulla potenza delle plafoniere da utilizzare, perché, soprattutto con i LED, l'efficienza delle stesse varia tantissimo tra marche e modelli differenti. Il consiglio migliore è quello di affidarsi a quanto dichiarato dalle case costruttrici, abbondando leggermente con i watt, per poi eventualmente regolare la potenza basandosi sulla reazione degli animali. Altro aspetto a cui fare attenzione è il movimento dell'acqua. Avere in vasca un flusso potente ma diffuso è fondamentale per aiutare a trasportare cibo e nutrimento ai coralli, oltre che per evitare il formarsi di pericolosi accumuli di sedimenti e per mantenere un corretto scambio di gas con l'aria e quindi un'ossigenazione adeguata. In origine il protocollo prevedeva una potenza in litri orari di circa 20 volte il volume della vasca. Questo valore negli anni è stato più volte rivisto, fino a diventare circa 40 volte il volume della vasca in caso di allevamento di SPS, i coralli più esigenti in questo senso. Fondamentale è che il movimento non sia sempre uguale, ma alternato. Oggi esistono in commercio fantastiche pompe elettroniche regolabili e programmabili, in grado di ricreare il moto ondoso, le maree e quant'altro. Ma in mancanza di queste, un buon sistema che si usava allora e funziona bene ancora oggi è quello di utilizzare 2 pompe, collegarle ad un timer e farle alternare ogni 6 ore. L'effetto sugli animali è praticamente lo stesso. Ultimo punto, il reintegro dei minerali. Il sistema, come lo abbiamo descritto finora, era ottimo, ma mancava ancora qualcosa. Nessuno voleva accontentarsi di allevare coralli molli.
Naturalmente quello a cui tutti puntavano era l'allevamento dei bellissimi e coloratissimi coralli duri, ma questi avevano ed hanno il brutto vizio di consumare calcio, magnesio e carbonati per la costruzione dello scheletro duro. Ci si accorse quasi subito che i normali cambi d'acqua non erano neanche lontanamente sufficienti a compensarne il consumo enorme e per questo fu necessario trovare un'alternativa. Il primo metodo ad essere sperimentato fu quello della Kalkwasser o acqua di calce, che sicuramente ha aiutato, ma le cui prestazioni non erano ancora sufficienti per allevare coralli duri in modo massivo. La vera svolta è stata l'introduzione del reattore di calcio, per la prima volta un sistema efficace in grado di reintegrare calcio, magnesio e KH in quantità sufficienti e soprattutto in modo bilanciato, senza andare quindi ad alterare la composizione chimica dell'acqua. Il reattore di calcio è ancora oggi ampiamente usato con successo, ma pian piano il mercato si sta orientando sempre di più verso l'utilizzo del metodo Balling, più che altro per una questione di praticità. Se volete più informazioni sui sistemi di reintegro della triade, abbiamo realizzato una guida apposita sulla chimica dell'acqua. Col passare del tempo, di strada ne è stata fatta parecchia. Oggi l'acquariofilo medio ha accesso ad attrezzature e sistemi estremamente efficienti e comodi, impensabili fino a non molti anni fa, che hanno risolto alcuni dei limiti storici del metodo berlinese, come la necessità di inserire pochissimi pesci, ed hanno reso l'acquariofilia marina alla portata di tutti. Stiamo parlando di skimmer ad altissima resa, DSB, vasche criptiche, reattori ad alghe, sistemi a riproduzione batterica, filtri ATS, materiali biologici appositamente studiati per il marino da sostituire alle rocce vive e tanto altro ancora. Certo, tutto questo può inizialmente creare un po' di confusione nel principiante, ma per l'acquariofilo esperto le possibilità sono tantissime e sta alla sensibilità di ognuno capire cosa è adatto e cosa no alle proprie esigenze. Alla fine, in realtà, tutti i metodi di gestione utilizzati ad oggi non sono altro che varianti dell'originale protocollo berlinese. Persino il DSB, che tanto amiamo, alla fine è semplicemente un berlinese in cui lo strato sabbioso sostituisce parte delle rocce. Potremmo stare qui a parlare di tutte le varianti e le possibilità che il mercato ci offre, ma ci vorrebbe troppo tempo e YouTube non ce lo permette. Invece quello che vogliamo fare è lasciarvi alcuni suggerimenti tratti direttamente dalla piacevole chiacchierata che abbiamo avuto con Simo, che gestisce da anni la sua vasca con sistema berlinese con risultati eccellenti. 1. Usare uno schiumatoio sovradimensionato. Lo skimmer è ancora oggi la colonna portante del filtraggio delle nostre vasche. Per questo è bene che sia ben dimensionato per il carico che dovrà gestire. Meglio non badare a quanto dichiarato dai produttori, le cui indicazioni sono spesso estremamente sovrastimate. Per capirci, Simone per una vasca di 300 litri netti utilizza un Deltec 1000i che dichiara di trattare dai 500 ai 1000 litri d'acqua. 2. Garantire un forte movimento dell'acqua e soprattutto un interscambio vasca-sump adeguato. Nel caso di Simo parliamo di oltre 15.000 litri orari di movimento, con un interscambio vasca-sump effettivo di 1.450 litri orari. 4. Alimentare i coralli in modo adeguato e possibilmente sempre con cibo vivo, ovvero rotiferi. Certo, è possibile utilizzare anche tutti i vari alimenti commerciali appositi, ma i vantaggi del cibo vivo sono ineguagliabili. Primo tra tutti il fatto che può essere dosato in abbondanza senza il rischio di inquinare la vasca. Per questo, qualora abbiate i rotiferi a disposizione, sarebbe bene alimentare i coralli anche quotidianamente. In caso di alimenti commerciali, invece, meglio limitarsi a non più di un paio di volte a settimana. Se voleste allevare i rotiferi, ma non sapete come fare, vi ricordo che abbiamo fatto un video apposito. 4. Alimentare i pesci più volte al giorno, almeno 2, ma con estrema parsimonia, con giusto un pizzico di granulato. 5. Non utilizzare costantemente il carbone attivo. In effetti, l'uso del carbone attivo fisso in vasca è stato sempre uno dei capisaldi fondamentali del berlinese classico, ma al giorno d'oggi l'utilità di questa pratica è sempre più controversa e per questo abbiamo deciso di non inserirlo nella guida. Nella vasca di Simone per l'appunto il carbone non viene utilizzato, se non in rari casi di necessità. 6. Fare pochi cambi d'acqua, circa il 10% ogni 2-3 settimane, e reintegrare costantemente gli oligoelementi.
Questo lo abbiamo tenuto per ultimo, perché una precisazione è doverosa farla. Dosare oligoelementi in vasca è una questione estremamente complessa, che non va mai presa a cuor leggero. Gli acquariofili esperti, quelli come si dice con il manico, sono in grado di valutare i colori dei coralli e regolarsi di conseguenza con i dosaggi. Per un principiante, però, fare questo è estremamente difficile e visto che con un dosaggio sbagliato si rischia di fare disastri, se non si è chiaro fino in fondo quello che si sta facendo, prima di procedere è sempre bene assicurarsi che ce ne sia davvero bisogno mediante i test ICP, altrimenti meglio lasciar perdere. Bene, i consigli sono finiti e direi che anche per oggi è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Un saluto a tutti da Sharin. Ciao! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. E volare. Oh, fa straridere, ma come faccio a dirlo? Non so, l'hai scritto tu. Sì, vabbè, ma dai! Come si fa a dire? No. Non l'hai detto bene. No. È inutile che pretendi che noi facciamo finta di niente. Pretendi? Com'è questa storia? Cosa pretendi? Mi arriva un pugno. Sei arrogante? Per capirci, Simone, per una vasca di 300 litri. 100 litri orari. 100 no! Questa l'ho già sentita. Il famoso, il famigerato 300. Per capirci, Simone, per una vasca di 300 litri. Lo sai che le centinaia non devi scriverle? Di oltre Io adesso mi alzo e me ne vado, cioè non so se hai capito.